non si sa dove andiamo. Con che cosa cominciamo? Cantiamo qualcosa, possiamo iniziare con qualcosa di intimo e poi piano piano coinvolgiamo sempre di più il pubblico, poi alla fine canta solo il pubblico e noi andiamo noi ce ne andiamo. Potremmo fare questa, diciamo. Dovremmo trovare anche il modo per sederci, ma prima dobbiamo far salire sul palco il padrone di casa, il nostro amico Elio! Elio, eccoti qua, quale poltrona di casa tua scegli? Tu ti metteresti qua. Quest'anno nella seconda edizione abbiamo il piacere di ospitare a Cossignano un amico soprattutto che tiene moltissimo al territorio marchigiano, poi ne parleremo. Se te sei d'accordo lo faccio salire sul palco così cominciamo la nostra serata. Va bene. Come? Va bene. Un onore averlo qui, un onore averlo in questo palco. Neri Marco Re! Grazie a voi. Allora, mi metto qua perché poi serve gli strumenti. Pattine. Ci hanno dato la Divina Commedia in cossignanese, pesa un po'. Appoggiamo Metto qui qua, sul tavolo sì. del Picasso. Ringrazio Pacifico Barbizzi che non è voluto salire sul palco. Però è lì, lo conoscono tutti. Devo dire che l'ospitalità marchigiana Neri inizia da prima di salire sul palco. Bisogna mettere Ma adesso le vediamo pattine. come Presente sviluppa, le pattine. però. Allora, seconda edizione di Casa di Elio. Chi era la prima? Chi è venuto alla prima edizione? Antonio Rezza. Vabbè, altri livelli, insomma, però. No, non nel senso che siano migliori, nel senso proprio altri livelli, un'altra roba, non c'entra niente. Vabbè, però questa Amico, Antonio Bagni Rezza. lo zaino, bagni lo zaino. Lo so, ma che devo fare? Me lo tieni tu? Qua, sì. Tutto? Ah, ok, va bene. se volete, cioè, io mi sento in imbarazzo perché tu stai lì, sembriamo quasi dallo psicologo. Chiama qualcun altro che si mette là. Così. Angelo non è voluto restare, non sappiamo chi. Magari poi tra un po' quello che farà più tardi, la domanda più bella lo facciamo salire con noi. Parliamo di Marche. Parliamo di... Quanto sei legato alle Marche e come l'hai vista cambiare in questi anni? Ma chi? Io? No, No, non so se era lui o se no, era lui, cominciamo dal padrone di casa. No, io prima vorrei un applauso, diciamo, veramente forte per Neri perché è qui completamente gratis. Ah, non me l'hai detto però. Te l'avevo detto, ma sottovoce. E vi assicuro che Per Cossignano questo ed altro. per Cossignano questo dato, ma vi assicuro che, diciamo, bazzico il mondo degli artisti da un po' di anni e non sono tanti quelli che fanno questo genere di cose, cioè venire gratis in un posto che non Posso che non confermare hanno anche infatti. Quindi vorrei che da ora in avanti, diciamo, ogni volta che lui allo, ogni volta che lui interviene abbiate sempre a mente che lui è qui gratis. Sì. Anche se magari canta male, perché Ricordatevi, canta male ogni dice tanto. parolacce, ricordatevi Esatto, che è che è gratis. qui gratis. Insulta, ricordatevi che è gratis. Sì. Le Marche come sono Cioè, ho cambiate, fatto una domanda seria perché forse sarà l'unica di domanda seria. però sono effettivamente cambiate. Poi io, essendo che non ci vivo, no, bisogna cambiare a questo microfono. Essendo che non ci vivo tutto l'anno, diciamo che io sono nella condizione migliore per vedere se ci sono stati dei cambiamenti o meno, no? Come quando vedi un bambino una volta all'anno e vedi che cresce. Effettivamente ci sono stati dei cambiamenti. Quando venivamo, diciamo, in ferie qui negli anni 70 e 80, mi sembrava che la caratteristica principale delle Marche fosse una sorta di immobilità,
che era anche bella poi, perché in realtà si ritrovavano le cose sempre esattamente È la come le nostra avevamo qualità imparate. migliore. Negli ultimi anni noto che ci sono stati dei cambiamenti e mi sembrano tutti dei cambiamenti buoni, insomma, in avanti, ecco. Vedo, soprattutto qui in questo paese, vedo un sacco di giovani attivi che cercano di approfittare della fortuna che hanno, perché io da sempre penso che vivere qui e venire qui sia una fortuna incredibile. Oggi forse è l'unico giorno del 2024 in cui io riesco a essere qui e mi piace moltissimo. Qui Uno sport meraviglioso. è la verità. Dopo quando vai a vedere esattamente qual è il grado di parentela. Ciao zio. Severo. Vabbè, a me mi ha sempre detto che erano zii. E Silvasia in particolare. Silvasia veramente? Luca lo sa perché andavamo a casa, a parte il fatto che parlava su una nota fissa sovracuta. Gli ultrasuoni. E io dovevo chiedere a mia mamma cosa aveva detto, perché lei parlava a noi così in corsignanese strettissimo, incomprensibile. Non so se era solo lei o se è la lingua che è incomprensibile, però in generale quando andavo al mare con gli amici eccetera qualcosa invece Adesso comprendevo. quando stai qua che ti aggiri come un conte per il paese con le mani dietro la schiena così, guarda, ti parlano piano lentamente in italiano oppure ti parla oh Elio come stai di Piazza in Corbo che si Però Io lo capisco, lo sapevo, ci siamo arrivati ce la giochiamo subito si questa dice per cosa. affetto di Piazza in Questa- Corbo come questa- stai? Si dice per affetto, no? Vabbè, scusami, visto che siamo entrati nel filone dei dialetti adesso. Ma no, subito, vabbè, sì, poi sì. Eh sì, così cominciamo, perché tu sei famoso famoso perché poi comunque è diventato virale quel tuo pezzo da Luca Barbarossa quando, ecco, poco istanti fa sentivi freddo, adesso. Non è che sentivo vedo di come stupisco di come ok. la natura da un giorno all'altro, capito? Cioè, io vorrei che tutto l'anno ci fosse una gradualità, cioè il 31 agosto tipo c'hai 36 Mezzo gradi, grado al allora giorno. dopo, esatto, dopo fino a metà settembre 32 gradi, capito? Fino ma è a- cambiato il clima. lo so, mi sono Sai. accorto, sì. Per colpa di... Beh, del governo. piove governo là. Esatto. Che quest'anno ci sta. Vabbè. Comunque sei andato da Luca Barbarossa e hai fatto questo. Sì, perché le Marche sono, effettivamente lo dicevamo prima, sono la regione che pur non essendo la più lunga d'Italia, anzi c'è la Puglia, la Calabria, il Piemonte è la più, no, è la più grande, eppur essendo ridotta rispetto ad altre regioni ha la maggiore varietà e differenza tra i dialetti da nord a sud. E per cui uno appunto di Cossignano, di Ascoli già fa fatica, uno di Ancona a capirlo e viceversa, non parliamo di Pesaro con Fermo, cioè per esempio, cioè per cui cambia tantissimo. E la cosa è anche che da nord a sud, cioè no, da sud a nord fanno foto di continuo, Andavi troppo forte, parlavi troppo forte. L'autovelox. Sì. Da sud a nord si cresce anche di tono, cioè no, di tono, di nota musicale. Prendo un attimo. Sì, ecco. No, ma non è perché mi serve personale, però per dire, se tu fai... Tra l'altro scusa, eco. Ecco. No, Sì, ecco. La chitarra eco. È di Recanati. Marchigiano. Ati, sì. Volevo solo. Allora, non so se si sente. Sì, questa è stata la mia seconda chitarra. Prima me l'ha regalata mamma e babbo, questa è la seconda. Si sente? No. Vabbè, così sono buoni tutti, no? Si deve sentire qua. Arriva? Sì. Ma perché la sentite? Perché c'è un'acustica meravigliosa qua, ma mica perché arriva. Sì. Arriva fuori, qua no.
Vabbè, poi non è che serve. Reggimi un attimo. Allora, tipo Ascoli, insomma, provincia di Ascoli, no? Tipo basso, no? Pure sono chiappate sopra le mandagne, se ci chiamate, ci parla tutto basso, capite? Se mi deve dalla partita in Ascoli, tutto quanto è così basso. Devi parlare basso, si capiva, la voce è bassa. Già se ti sposti verso fermo, già fermo la zona mia, sono di San Delpito, già si alza un pochetto la voce, così parliamo, se che abbiamo io mangiato salamitto, le cose, la voce uscola, cose così. Macerata, se vai verso l'interno già diventa un po' più musicale, quindi si mangiato i fagioli, ci venite mattina, hai fatto la cosa perché? Poi ci mette il perché alla fine. Perché no? è vero. Perché? Hai ammazzato il porco perché hai fatto così. E quindi è tutta una cosa, una candilena, una musicata, si è mangiato così. Però sempre cibo. Sì, sempre mangiare. Sì, Ammazzato il porco. per forza, sì. O l'umare, se chiedo l'umare o roba di mangiare. E in Ancona un po' più alto. Già in Ancona parlano così, che l'anconetano deriva, anzi, è il portoghese deriva dell'anconetano perché praticamente questi parlano così, e già si è alzata la voce, sentite? E già quando vai in Ancona c'è la voce un po' più alta, che Ascoli parlava così, che viene, invece in Ancona già ti sei alzato, che vieni oltre, hai fatto la cosa, andai oltre, dai, fai quella cosa, parlano così, capite, in Ancona. Cucciante la testa, il brecciolino, qui mangiate il paculone, quella roba lì. Questo non la capisce io. Cucciante la testa, il brecciolino, capisci? Niente. Poi c'hanno la L, capito, anche così, un po' portoghese, la saudade. Arrivi a Pesaro è la nota più alta proprio. Sono di Pesaro, praticamente così. A Pesaro è la cosa più alta, infatti quando senti parlare Valentino Rossi, parla così. Pesaro con lei è sempre più vicina alla Romagna, insomma. E quindi da su vai giù fino a Ascoli che parla così basso. E quindi è proprio una scala di valori, diciamo. Sì. E questi sono i dialetti marchigiani, Più o ne meno, rimarco più o ora. meno, adesso, È tutto gratis. tutto gratis. Però qui il gratis Senza finisce. IVA. Però il marchigiano c'è uno zainetto tra di noi, così te lo volevo dire. Lo tolgo? No, era per dirti che c'è questo grado di separazione. Marchigiano ci sono anche delle regole grammaticali, adesso non so, dalla zona mia magari qua cambia qualcosa, un po' poco però penso. Non lo so, Pochissimo. un po'. Dell'Ascolano non hai detto Per esempio, soltanto. sento Lupecciò, plurale, li, Bicciù. Da me affermato è tutte le parole con one, piccione, si tronca sulla O accentata, singolare, sì, Lupicciò, Lumondò, plurale, Limundù, Picciù. Li faciuli, Picciù, eccetera. Poi c'è la caratteristica del verbo, noi abbiamo il verbo, la terza persona singolare e plurale che è uguale, cioè non la devi coniugare, sempre il verbo diciamo, più famoso nel mangiare. Allora, io magno, tu magni, issu magna, noi ammagnemo, voi ammagnete, loro magna, cioè non è che diventa... E anche per far meno sforzo. Sì, perché ma i dialetti sono tutti legati a un risparmio, è così. Quindi, però è tipo, sono andato da un amico ristoratore, dico guarda porto un amico, era uno scherzo, un amico VIP, con Barbarossa, dico però non vuole spendere tanto, lui ha detto i VIP qui da me non paga. Quindi tu fai il piuma di Forrest Gump, è stato girato a Cossignano Forrest Gump. E quindi se tu fai degli esempi è così, no? Si Però risparmia questa su cosa questo. dei verbi è la prima volta.
Dei verbi? No, no, sì, beh, lo dico solo a pochi intimi, Esatto. non è che la sparico dappertutto, però È gratis, è soprattutto. uguale, tu se c'è il dubbio, terza persona singolare e plurale, la dividi uguale, le dici uguali. Issu dice, loro dice. È curioso, Ma questo dappertutto, Ma tu- soltanto dalla parte... qua non è così, è uguale. Sì. È uguale. Issu cammina, loro cammina. Poi ci sta la differenza. Soprattutto Issu, perché poi... Issu, Esatto. Issu. Poi ci sta il bellissimo Cossora. Cossora è Non lo so. Esatto, difatti la faccia di... e quelli sarebbe, però li devi vedere un po' tipo, sai la differenza tra questo codesto e quello, Sì. no? Che tanti dicono codesto sembra sia forbito, invece no, questo è questo qua. Vicino Codesto a me è e a vicino te. a te, esatto, Codesto è vicino a me e quello è è lontano da te. tutti e due. Cossora non è né vicino a me e a te, però li vediamo. Cossora Quindi è più raffinato ancora. È una forma in più Una forma in che non più. esiste in italiano. no, in italiano esiste, però non si usa, qua la usiamo Cossora. Poi ci sono. Allora, la differenza, per esempio, vabbè, già se vai a Civitanova ti dicono tutto con l'O. Sono ido allo mare, sono mangiato lo panino, sono fatto l'O, tutto con la O. Da noi già passi il fiume Chienti e nel Sant'Elpidio è con la U e tutto il Fermano più o meno, insomma, a parte quelli irpuliti che vogliono togliersi la U pensando che poi parlano in questa maniera, parlo italiano, però con questo modo di parlare penso di parlare in italiano, in realtà è meglio se parlavo dialetto. Perché comunque sì, dentro il borghese quello è una specie di applausometro, cioè c'è una giuria. C'è una giuria che decide quando c'è, è come quando. Ma non so se è buono o è cattivo, nel senso non so se scatta la multa o... No, io la prendo per buono, È perché un come da dire, apprezzamento, sai quando negli studi televisivi c'è quello che fa applausi, risate, no? Questo è il segnale di quello. Quindi anche quello che Adesso parla in andiamo italiano avanti in per questo molto tempo perché a me mi gira la testa. La giuria ha apprezzato moltissimo queste. Hanno preso. È perché ha preso l'acqua. Moriremo tutti. Sì. Fulminati, corpo di un corpo. Una saetta. Te piazza in corpo. Cossignano. Non riescono a spegnerlo, bisogna Cossignano, tragica fine dei due artisti Elio. E del povero Stefano, presentatore. detto Elio, e di un presentatore di cui non ricordiamo Simone, Francesco. Forza. È meglio così, si crea più l'atmosfera. Adesso vedrete verso le 2 e le 3 che si spegne pure, si stuta pure quello. Si stuta, capisci? Si stuta? Si stuta? Si questo lo stuta. sapevo. Sì. Questo lo sapevo. Anche se smorcia, che è un po' più smorcia. Ho sentito un no anche con un No, no, certo ci tono. stanno vari sinonimi, tipo se stuta, se smorcia, smorza, smora, ma vedi già cambia, invece no, Vabbè, ognuno... babbo e nonna diceva smorcia sta luce, smorcia, nel Fermano, smorcia. E, Stavi raccontando di Civitanova, scusa. no, decide no perché è tutto l'ho, però se appunto noi diciamo l'u, quasi, cioè l'articolo da noi finisce, quasi tutte le parole finiscono in u. Sì, questo lo sapevo. Anche lu, quissu, Sì, questo sarebbe questo. grazie. No, Questo. quando- Anche quillu sarebbe? Ma quello forse. Bravissimo, bravissimo, un grande applauso. Quello. Grado A, grado A. Allora, no, la vera differenza è quando, per esempio, dici perché dici lo pa. Se tu dici tutto in U, perché dici lo pa, lo zucchero, lo sciocio, per esempio, perché dici? Perché? Se lo chiedi a me io Non lo sai. Non so rispondere. Perché è un po' la stessa differenza che c'è in inglese tra countable e uncountable, se mi segui su questo terreno. no? Sì. Allora, quando tu una cosa la puoi contare proprio numericamente, cioè tipo i panini o le file de pa, sono Le file de pa. file de pa. Cioè che ci mangiano pa, le file de pa. I panini, quindi potendoli contare lupanino,
Ma siccome il pane è in genere, cioè il pane è questo alimento che sfama tutto il mondo, cioè, quindi è lopa, guarda pia lopa, perché non è che allora non dici, puoi contarlo. no, esatto. È una quantità. Esatto, lo zucchero, lo sale, quindi lì non devi usare la U, te lo dico. Metterci lo sale è sbagliato, metterci lo zucchero è sbagliato, È sbagliato. metterci lo pizzito di zucchero si dice per dire, poi non è che si dice, però insomma per dire. Questa è Potrebbe essere un'infarinatura, diciamo così. Poi Cosa non abbiamo detto dei dialetti? cosa non abbiamo detto? Allora c'è l'ipercorrettismo, ovvero quando tu pensi per esempio nella terza persona singolare e plurale, come dicevo prima, allora tu potresti avere il dubbio che stai usando il singolare, invece ci dovresti mettere il plurale, no? Cioè invece di dire magna, devi dire mangiano, oppure il verbo essere tipo è, dovresti dire sono, tipo, no? Una cosa In così. genere però quando pensi troppo sbagli. Esatto, e quindi tipo guarda lì, poi se lo indichi che c'è un anello per mostrare l'anello, guarda lì, sono il mare, invece di è il mare, pensi che è il mare è sbagliato, quindi ci metti sono perché pensi che... Perché hai pensato troppo? Sì. Perché? Guarda lì. Questo capisco. Guarda lì, sono una scarpa, invece è... E quindi bisogna stare attenti. Oppure sai che ti dice scusate, sapete, scusate, sapate, ciao, 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 ciao. Era uno che aveva chiesto indicazioni, no? Come diciamo scusate, sapete, scusate, cioè Mi son perso. la seconda persona plurale Sì. è facete, scusate, Ok. magnete, sempre, beve, eccetera. Bevete. Allora c'era uno che doveva chiedere indicazioni, andava in discoteca, non mi ricordo, a Rimini, allora tira giù il finestrino e dice scusate, sapete, scusate, sapate, ciao, 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 ha chiuso il E poi stanno espressioni curiose, non so. Gninoccia, vabbè, gninoccia, sì, sì. Cos'è? Gnenoccia, gnenoccia, Non so non lo cosa sai, dire, cosa gnenoccia. Te devo toccare. Perché è un complimento, soprattutto si fa ai bambini piccoli, Sì. no, neonati, così. Ah, Sì. come si chiama? Quanto è bello il suo frigo? Frigo è... Frigo lo so. Non è frigorifero, sì, frighi e poi... frigo, così. Allora, se gli fai un complimento, sai che insomma nell'antica tradizione a volte può essere complimento, però c'è dell'invidia, quindi gli passi magari l'invidia e quindi sì? è così. Allora dici, fai un complimento, però per dimostrare che lo dici in buona fede e con tutto, sinceramente e con tutto l'affetto, lo tocchi e dici gninoccia, cioè non gli nuoccia questo. Ok. Bello. Però la crasi... Gninoccia, se fa prima. Sembra russo comunque. Gninoccia. Infatti, Potresti fare un film dopo Zamora, fai Ninoccia. infatti si scrive GN. La storia di una spia marchigiana che lavora per Putin. Ninoccia. È andato. La facciamo insieme? Si fa. Ok. Che parla solo in marchigiano. Però la scriviamo GNTCHKA. Gninoccia. Esatto, Ninoccia. Gninoccia. Ninoccia. Bene, adesso parliamo Perché lui che è qui gratis oggi ha appena fatto un film che vince una quantità di premi, ma non si vanta, è uno che non si vanta. Allora mi vanto io, diciamo, Di averlo a casa tua. Conto terzi, non so com'è che si Vanta può di dire. tu per conto. So che mi ha appena detto che è appena andato a prendere un premio Beh, per questo film, per la sua carriera, dove c'erano anche altri. Io non l'ho che ancora hanno- visto, ma mi dicono che è molto bello. C'erano anche altri. Il film o il premio? Ah, il film. Non l'ho visto però. C'erano altri che hanno preso il premio insieme a te. Dai, parliamone. Nomi importanti. Vogliamo Parliamo, parlare? sì. Vabbè, il film. Beh, a casa si parla di queste Vabbè, l'avete cose. visto tutti, spero, se no me ne vado. Chi ha visto? Me E ne se non vado, l'avete me ne visto? vado gratis. Aspetta, facciamola più, diciamo, semplice. Chi ha sentito parlare del film di Neri Marco Re Zamora? Alzate la mano. Nel buio. Sempre troppo pochi. Esatto. Cambiamo argomento.
io ripasso domani, se entro domani sera non l'avete visto tutto, Infatti la mia premia idea. Mi pagate. io mi porto via ste poltrone, a titolo. Allora è un film che, beati voi che non l'avete ancora visto, perché veramente potete vederlo ancora, è uscito, si chiama Zamora, è uscito il 4 aprile nei migliori cinema, quindi si vede che qua ci stanno i peggiori cinema, perché, o non ci stanno, insomma, Non ci stanno. No, poi Giometti non lo trasmette, perché stanno non con me, hanno Esatto, litigato con la Rai, non lo so, quindi vabbè, quindi insomma. Comunque è tratto da un romanzo di Roberto Perrone, è una commedia ambientata a Milano negli anni 60, nel 65 e 66, e quindi è insomma una commedia. E se tu hai non fatto? Io ho fatto la regia, poi faccio un ruolo, ho scritto la sceneggiatura insieme ad altri e sto molto contento di questa cosa. Però vedetelo, perché se no, se non lo vedono i marchigiani, cioè, se non lo vedete voi, a chi lo deve vedere? Cioè, sì, a Milano l'hanno molto apprezzato, quindi tu l'hai visto? No. No, perché No, lui no, è molto impegnato. Non potevo. È molto Sono molto impegnato. impegnato, ma mai quanto lui, perché Neri Marco Re, delle persone, diciamo, che io frequento, è la persona più impegnata, ma senza storia, perché fa qualunque cosa. Sei come l'uomo risorgimentale, no, rinascimentale, scusa. Che cazzo c'entra? Però risorgimentale No, meglio, perché mi ho detto- ricorda ho Risorgimento. fatto un errore. Per Vedi, quello, pure quello hai facciamo fatto, Risorgimentale. Pure quello ho fatto. Attore di film, trasmissioni televisive, imitatore, attore di teatro fantastico. Lì sono andato a vederti, c'eri. C'era, Una volta lì c'eravamo tutti e due. Cioè fa una quantità di cose incredibili, e io credo che sia una gloria marchigiana che andrebbe celebrata Cioè, dovreste, non dico questa piazza, ma questa è Piazza Elio, no? Si chiamerà questa. Sì, beh, questo è certo. Quando mori. Piazza Elio I. Però Tanto per dargli un po' di Vigoletto, importanza. almeno dopo stasera, nonostante tutti gli impegni che sono venuto gratis, almeno un Vigoletto. Però potreste, Angelo, almeno farlo Una targhetta. cittadino onorario. Dagli le chiavi della città, come si dice in gergo. Dopo vedete. Anche perché io trovo che sia un personaggio di cui le Marche devono vantarsi. Ecco. Ma vabbè, però le Marche si vantano di avere Neri Marco Re, tant'è che Sì, no, sento molto, molto affetto, sì. Sì, ma non abbastanza. Adesso io penso che la cosa che farà scattare questo meccanismo, cioè che farà esplodere tutto, sarà il prossimo film. Ninocchka. Ninocchka, proprio quello La lì. spia proprio marchigiana al servizio di Putin. vabbè, però inventare qualcosa, sì. l'hai accennato, se non ti dispiace un ricordo di Risorgimarche che è stato forse Risorgimarche, a parte è venuto Sì. l'amico Elio con Sergio Conforti in arte roccotanica, e anche loro, come tutti gli artisti, sono venuti gratuitamente per sostenere appunto questo festival, che a sua volta sostiene le comunità marchigiane appunto colpite dal terremoto. E ho avuto questa idea appunto di fare tanti appuntamenti diversi anziché uno solo, e quindi di poter portare la solidarietà del mondo dell'arte, della musica in tanti posti diversi, in modo tale che quei luoghi che tendenzialmente sarebbero stati disertati dall'estate appunto successiva al terremoto, che era del 2016, quindi dal 17 in poi, fossero invece frequentati e popolati da gente che magari potesse venire da tutta Italia, insomma, poi ogni tanto capitava, chiedevamo da dove venite, insomma c'erano cinesi, cileni, belgi, milanesi, Tutte le razze. Tutte le razze. E quindi insomma io ho
presentato ogni artista per i primi 3 anni, poi diciamo ho detto vabbè adesso Adesso è avviata andate. la cosa e sta andando avanti. Anche quest'anno abbiamo fatto l'8ª edizione, anche se io sto un po' più dietro le quinte, ed è insomma una manifestazione che ha portato effettivamente insomma in un indotto economico cospicuo a fronte di un investimento abbastanza piccolo in rapporto. Certo. Anche appunto grazie alla generosità di tanti artisti che sono venuti gratuitamente, e soprattutto ha portato conforto a tante persone che appunto in quel momento lì erano disperate, che noi abbiamo dei messaggi che sono arrivati, delle testimonianze di persone che dicevano una signora in particolare dice io ero depressa, stavo pensando addirittura a fare insomma gesti drammatici, addirittura dice poi mi hanno portato un giorno a vedere questo concerto e mi sono riaperta alla vita, e da quel momento in poi sono andata a tutti i concerti e sono rinata, perché magari ecco non era un aiuto che potesse ricostruire una casa o restituire gli affetti magari persi, però non sentirsi soli in queste circostanze credo sia fondamentale per poter ripartire, no? E poi tutto il resto viene. Quindi ringrazio Elio a nome di tutti gli artisti che sono venuti appunto a esibirsi a Risorgimento. I Ceratis. Diciamo che però l'idea era proprio l'unicità dell'evento era proprio di scegliere dei posti difficili anche diciamo da raggiungere. Sì, non antropizzati, Esatto. diciamo, perché è un festival ecologico, la scelta, io vabbè perché sarei stato pure tu ai Suoni delle Dolomiti qualche volta, siccome è un festival che va avanti da tantissimi anni, quello da molto prima, io ho partecipato varie volte, allora quando ho pensato a qualcosa di concreto da fare per le Marche ho pensato però è talmente bello poter camminare, arrivare appunto su in cima, lì sono montagne ben più alte, qua abbiamo le nostre colline, e dico lo facciamo gratuitamente in modo tale che venga più gente possibile, però voglio che la gente cammini, ma non è una punizione, è il prezzo del biglietto da pagare, è un modo perché così ci si riappropria un po' della lentezza che è tipica insomma del nostro essere umani, e che spesso dimentichiamo perché andiamo sempre di corsa. E durante queste camminate, in cui sicuramente all'inizio qualcuno ha tirato qualche bestemmia, però poi dopo piano piano è diventata invece forse la vera cifra stilistica di questo festival, e tante persone appunto camminavano, e c'è gente che si è sposata e si sono conosciute camminando appunto, venendo ai concerti di Risorgimarche. Arrivi in questi posti bellissimi, io facendo questi concerti ho scoperto tantissimi posti che non conoscevo dell'interno, no? Della nostra regione, e quindi tante persone anche marchigiane e non hanno scoperto dei posti nei quali poi sono tornati, e quindi insomma aveva tante valenze. Poi anche le aziende che magari prima contavano sul passaggio di turisti, e ovviamente in quel momento in cui c'erano le strade disastrate o così, invece potevano esporre i loro prodotti e vendere i loro prodotti all'interno delle zone ogni volta che c'era un concerto, quindi diciamo che è stata una cosa che aveva tanti sviluppi. Il ricordo più bello di quell'esperienza? Tranne la serata con Elio, perché ovviamente Elio, quella. E allora è dura, diciamo la seconda, la seconda Esatto, in poi. scusami. No, vabbè, l'effetto più bello è quello di questa signora che ho raccontato, ma perché tutto nasceva dall'appello di una signora di Arquata del Tronto. Ero andato lì nella tendopoli dopo pochi giorni che era successa la prima scossa, che era il 24 agosto mi pare, e questa signora ha detto non dimenticatevi di noi, insomma, rivolgendosi a me come rappresentante evidentemente di qualcuno che è visibile, che fa questo mestiere qua. Quindi quella è stata la scintilla, e l'effetto è stato quello che ho raccontato. Poi di esperienze di esperienze così ci siamo riempiti gli occhi di queste maree umane, di persone del popolo di Risorgimarche che ogni volta ha frequentato questi concerti, dimostrandosi sempre molto, molto ben disposto appunto, e sempre rispettoso. Ecco, la cosa che
che era una scommessa vinta, e che io dicevo mettiamo solo delle cordicelle, non mettiamo delle transenne, lo facciamo di tardo pomeriggio per non usare luce, appunto energia, diciamo, ma lo facciamo appunto ecologico da questo punto di vista. Secondo me i prati resteranno puliti così come li trovano, se faccio, diciamo, ricordo a tutte le persone di portare via, diciamo, tutti i rifiuti che producono, insomma, carte di panini o bottigliette di plastica. E ogni volta c'è sempre dimostrato questa grande civiltà, è stata una bella dimostrazione che se le persone dai fiducia, la fiducia viene ripagata, quindi complimenti alla civiltà di tutte le persone che sono venute ai concerti, sono sempre dimostrate rispettose di chi lavorava, non superando mai, diciamo, appunto queste cordicelle come fossero delle transenne, Filo spinato. esatto, i cavalli di Frisia o personale, appunto, non so, guardia del corpo, non c'era niente di tutto questo, tutto con grande civiltà, e quindi questa è stata una bellissima dimostrazione, insomma, della civiltà non soltanto dei marchigiani ma di tutti quelli che sono venuti a Risorgimento. Questa tanto per intonare i toni dei dialetti. No, perché lui mi ha detto voglio cantare a tutti i costi. Anche se ho Dillo più la voce convinto. giù, c'ho la voce giù, Vai. quindi meglio se canti più tu e io accompagno. Sei sicuro? Sì. Ma perché dobbiamo... Perché esiste... Spettacolo. Esatto, Perché fra le mille cose che fa Neri canta e suona bene e c'ha questo spettacolo che porta in giro da più di 10 anni in cui canta. Eh sì. Sa fare tutto. sa fare tutto veramente. Pazzesco. Quindi adesso ci prepariamo e poi iniziamo, poi da lì non si sa dove andiamo. Con che cosa cominciamo? Cantiamo cosa qualcosa, cominciamo? possiamo iniziare con qualcosa di intimo e poi piano piano coinvolgiamo sempre di più il pubblico, poi alla fine canta solo il pubblico e noi andiamo E noi ce ne andiamo. potremmo fare questa, diciamo, Facciamo questa scaletta, potremmo fare. Sembra ottimo. È uguale, guarda. La signora ride da sola, però va bene lo stesso. Cioè, non ha riso per tutte le battute che abbiamo fatto, non abbiamo fatto nulla, ha riso. Vai. Ecco. Che... Non so, Un attimo, Sì, sì. a parte che io devo per forza leggere i testi perché non ricordo niente. Allora, Neri Marco Re, fra le mille cose che sa fare bene, sa cantare, è troppo forte, non si sa fare. Sa cantare molto bene le canzoni di Giorgio Gaber, è vero? Quindi, sì. Sì. E tu pure, però. Sì, anche io. Certo. Vuoi riporta il tavolino qua, vai, che esatto, tanto no, lo mi porto io, lo sto porto io. avvicinando. Tanto tu sai, Sì, sì. sai tutti i testi a memoria. Per io te no. dico, sì, sì. Ok. Quali vuoi fare? Dimmelo all'orecchio. Che bello! Ma che è? Allora, prima di fare, o questa la facciamo dopo? Ma cos'è questo? Questa è una canzone, nelle Marche abbiamo il saltarello marchigiano che è la nostra, diciamo, musica tipica, però oltre quello io ho sempre sentito molto il liscio, ce l'abbiamo preso dalla Romagna, no? Non so, cioè, sentiva il liscio, Sì, sì. no? Nelle feste, appunto sull'ara di... Lara sarebbe l'Aia, sull'ara dei Camilli, da noi, insomma si sentiva il liscio. Allora ho scritto questa canzone di liscio che si chiama A casa dei Casadei. Vuoi che la canto? certo. O la faccio dopo? No? Certo che No, no, facciamo no, adesso, iniziamo facciamo adesso. per rompere il ghiaccio. Senti la terzina. Sono stato, perché poi la voce di chi canta il liscio è sempre un po' corposa, diciamo, fa un po' la voce corposa del romagnolo, vero? Sì, sì, così. Ragazzi. È un intro che dura 2 minuti e mezzo. A me piace, se vuoi fare solo intro, a me va bene.
tipo così, no, invece no. Sono stato a casa dei, e tutto andava liscio, pensavo ai casi miei, a mezzogiorno in punto si va di cappelletti. Aspetta che mi sa che questa... Ah, è così. Sì, perché era accordata in re. Rifaccio. Come Fedez. Sono stato... No, ti dico perché magari qualcuno non ha capito, così la capisce. Sono stato a casa dei, e tutto andava liscio. Ho cambiato anche la parte. Pensavo ai casi miei, a mezzogiorno in punto si va di cappelletti, di piada e di lasagna, l'è proprio una cucagna. Bene, grazie. Un sorso al Sangiovese, un passo di mazurka, sorride la Rosina, mi fa girar la zucca, che bello far l'amore in mezzo alla campagna, se piove ci si bagna, ma ci si asciugherà. Allegria, fantasia, simpatia, ah 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 ah. Perché ci sono tutte le, capito? Tutti i luoghi comuni della cosa della Romagna. Però sempre dell'ottimismo. Sempre l'ottimismo, sì, anche la cosa negativa, la cosa invece però è sempre riportata il bicchiere mezzo pieno, sempre. A un certo punto arriva frullo di tamburi. Nelle canzoni romagnole c'è sempre chi? Il passatore, e tutti fanno più festa, batte più forte il cuore, e giù a versare vino, ad ammazzar pollame, l'amico lo si onora, non deve aver mai fame. Allegria, compagnia, simpatia, ah 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 ah. Ah, ma è lunga, eh? È lunga. Ok. Dove che l'è sparita la mia bella, in bagno non la trovo, proviamo nella stalla, le voglio far l'amore, mi sento un gran leone, saranno i passatelli, sarà lo squacquerone, allegria, fantasia, pubalgia, ah 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 ah. C'è una nota di preoccupazione. Un pochino. E infatti si vede che tu sei esperto di musica, perché infatti arriva l'accordo minore. C'è un dramma che sta per arrivare. Ecco, sento la voce, pare che si lamenti, cerco nella penombra, mica avrà male ai denti. Eccola lì purina, suda e tutta un tremore, forse già aveva freddo, la copre il passatore. Il dramma. Ma Rosina, ma cosa fa? Come dici? Vabbè, sia cortese. Ma in fondo cosa importa quando si vive in Romagna, in mezzo alla campagna, sole, mare e montagna, cosa sono due corna
sta in compagnia, quando c'è l'allegria, bella Romagna mia, allegria, fantasia, simpatia, allegria, fantasia, simpatia. Questa è tanta roba, come si dice. Tanta roba. Non ci siamo È un improvvisto, perché non mi imprevisto. aveva detto che avrebbe fatto questo non lo pezzo. sapevo nemmeno io, che adesso l'ho visto così che stava lì, l'abbiamo fatto, capito? Deve fare Gaber adesso dopo questa, fare Gaber. Io non voglio fare niente. Povero Gamer. Allora faccio... No, Gaber lo facciamo a fine Esatto, per risalire un po' la sì, china. perché allora. dopo Casadei. Allora adesso faccio un pezzo di Ligabue, Bravo, ti piace? bella idea. Perché sì. poi Però cantato da Branduardi. Ancora migliore. Come idea, già era bella prima. esatto. Adesso con Il questo... pezzo di Ligabue era bello. Già Però- Tu hai presente Salviamoci la pelle? Certo. Falla? Salviamoci la pelle. Non è Sì, così. partiva da quello, infatti lui è copiato da A Casa dei Casadei, poi l'ha modificato, diciamo. Allora il pezzo, diciamo, potremmo anche farlo sentire in originale, no? Devo Ce l'ha? No, non so, sarebbe bello. Così lo sentite in originale e poi intanto nel frattempo metti Salviamoci, chi lo trova prima vince la poltrona e lo zaino di Elio non sapendo cosa c'è dentro. C'è il giacca vento. La giacca a vento di Elio. Vedi un po' se riesci a togliere un po' le frequenze. La pelle. Non hai pagato Ecco qua. l'hai trovata? Sì, sì. Vai. La metto. Senti, mettila lì. Si cambia la là. Vabbè, ma no. Si cambia. Non paghi l'abbonamento, No. cioè fai quelle cose. Il pezzotto. Perché c'è poco cambio. Live Lagnetta. Sì, sì, è uguale. Ah, vero. Questo è l'intro. Sarà un'altra tonalità. Tipo l'intro di Casadei questo. È doppio. Adesso arriva. Lui e lei hanno quel vicino scritto anche altre vite. E questa qua, insomma. Ce l'avete presente, no? Ok, è un pezzo molto rock. Invece Branduardi ovviamente non lo può suonare. Rock. Non può suonarlo. Quindi Lui e lei hanno quel destino scritto davanti alla vita. L'unica cosa che hanno almeno è l'unica cosa in eredità. Lei qualche volta gli dice ti amo, ma non può essere tutto qua non c'è niente per nessuno. Andiamo via, andiamo vai, andiamo dai. Andiamo fare. Lei ha la foto di sua madre, un giorno o l'altro la guarderà, che così non vuole diventare, che così giura mai non sarà. Lui la foto di suo padre là dentro, impressa al fuoco dell'anima, impressa dal colpo dei suoi piedi. Andiamo via, andiamo vai, andiamo vai, salviamoci la pelle.
prendiamo la unica, sappiamoci la tu tieni botta e dimmi di sì, che quello che conta. Quello che conta. Neri Marco Re. Bella. Dillo al Dillo microfono, però. Io è la prima volta che la sento e mi sembra più bella questa di quella cioè bella nel senso ci credo molto di più, è una storia più coinvolgente questa di quella là. Emotivamente. Sì. Bravo. Allora, invece, cantiamo quella di Cantiamo? Gaber, Quale? questa qua. Questo però mi devi mettere il testo perché io non me lo ricordo assolutamente. Allora io praticamente a differenza sua mi scordo tutto, per cui non mi ricorda lui dei pezzi di Elio Storitese, tipo dei testi o delle robe o delle cose che ho fatto. Allora, a o che me ho piace detto. ogni volta che ci sentiamo al telefono non dire pronto, ma appena lui dice pronto gli canto un pezzo. No, non è Esatto, vero. Sì, esatto. e lui ride. e più ride, più la volta Fai a non successiva ridere. faccio così. Infatti, Allora, addolorato di nome di fatto. Tan, tan. E allora Cino, poi questa cosa poi continua per un quarto d'ora e dopo che Gino l'ha fatta Minorino, tutta Pino allora Minotino, perché si mi ha divertono un chiamato? casino. A metterlo in un addolorato. Perché ne so altre, ne so tutte. Lo so. Allora io praticamente Sono noto burattino con il mio legnetto novità, sono un ceppo con la ceppa, grazie a Geppo mio papà si china la fatta turchina, sento una cosa dentro che neanch'io so, sento una forza dentro che sento una forza dentro che neanche io so come, che era la signora famoso Iole. Era una che faceva delle televendite sulle reti private, il suo slogan era sento una forza dentro che neanch'io so come. Questa non la sapevo, bellissima. Vedi, io ho in mente poche cose ma sono chiare. Questa non mi uscirà mai dalla testa questa. La signora famoso Iole. Famoso Con Iole è nome e bellissimo. nome. E a un certo punto di questo pezzo, che è Burattino senza fichi, dove il fichi ovviamente a un certo punto c'è quanto da fare mi do, e se vai a vedere le note sono fa, re, mi, do. Geni, Gioco. giochi da fare. No, c'è un collegamento con le Marche su questo pezzo, adesso me lo stai ricordando, non lo so, sì. L'ho raccontato l'altra volta quando ci siamo sentiti, quando ti avevo chiesto di venire qui gratis, quando ti avevo chiamato per vedere, ti avevo raccontato quell'episodio del dottor Ciccarelli, quello della cena di Cupra, che è lo stesso della pasta del capitano, che in questo pezzo che lui stava cantando prima, che non so quanti di voi abbiano mai ascoltato, se in non realtà hanno visto il mio film, almeno simboleggia diciamo così il seme maschile, solo che noi l'abbiamo usata questa simbologia senza dirglielo a quello della pasta del capitano, gli abbiamo solo chiesto la possibilità di utilizzare il nome della pasta del capitano con quello slogan dell'attore, e tutto d'un tratto il coro, chi era quello lì? Era, sì, Da Porto, bravissimo, bravo, da Porto. Carlo, cioè insomma il padre, no? Quando questo signore, che non era Ciccarelli ma era il direttore generale della Ciccarelli SPA, ha ascoltato il pezzo, si è incazzato. Punto. Questo è il collegamento con Chissà le poi Marche. perché, chissà poi perché. Allora, qualche anno fa, diciamo, prima del Covid, quindi sarà 4 anni fa,
Ho anch'io affrontato Gaber, nel senso che ho diciamo, messo in scena uno spettacolo di Giorgio Gaber intitolato Il Grigio, dove cantavo questa canzone intitolata L'odore, che è molto bella e che è l'unica che oggi posso cantare con la voce che ho, perché ho la voce giù. Vedrai che già sei scaldato. Però fortunatamente Neri, fra le mille cose che sa fare, sa anche accompagnare questo pezzo, cosa che non so fare. Gratis, tra l'altro. Sì, grazie. Anch'io canto gratis. Vado. Sdraiati sull'erba, soltanto un attimo prima di fare l'amore. Mica come Fedez. Un grillo che canta, c'è un'aria bellissima intorno, che odore. Pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana, sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. Faccio finta che tu sei. Sì, vai. È una cara ragazza, comincio a sentirmi eccitato, più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il seno nasale, è micidiale. Non ce la faccio, mi è venuta anche un po' di nausea, mi gira la testa. In città non mi sento mai male, l'aria è più giusta. Un bar d'alluminio, mi siedo e mi sento un signore. C'è ancora l'odore mi insegue, oramai è dappertutto. Non posso, oramai ce l'ho addosso. Vado in casa, mi siedo sul letto, mi sdraio, mi distendo, ma c'è ancora, io mi annuso e lo sento più forte, è un odore tremendo. Mi tolgo i vestiti, oramai sono nudo, Dio, l'odore mio, vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento, ragioniamo. Mi faccio un bel bagno, mi lavo da tutte le parti con molta attenzione. Faccio finta di... Mi metto anche il talco, sono candido come un bambino. Maledizione. Adesso però non mi devo suggestionare da vomitare. Non ce la faccio, è un odore che non si distrugge con una lavata. Ci vorrebbe un programma in risciacquo, la schiuma frenata. Mi spalmo le creme, i profumi dai piedi alla testa. Il puzzo sovrasta, ce l'ho nella pelle, che schifo mi faccio, che corpo ignorante così puzzolente. Come faccio con tutta la gente che mi ama e mi stima? Come faccio? Non c'è niente da fare, la puzza è più forte di prima. Che schifo! Io che c'avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi son fatto una carriera, non è giusto che la perda. Mi son fatto tutto da me, Io che conosco tanta gente, sono venuto su da niente, c'ho una bella posizione, non è giusto che la perda. Mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me, mi son fatto tutto da me. Mi son fatto tutto di merda. Neri Marcorè, ragazzi. Elio, Ma Neri ragazzi, ma Neri Marcorè. Marcorè, ma come accompagna? Il compagno di banco che non avevo mai avuto.
Che meraviglia. È così, è così. Beh sì. Facciamo... Posso farle tutte? Appunto. Però, E falle tutte. le faccio tutte. Tanto è gratis. Poi siamo anche, posso dire una cosa, noi tre siamo anche comodi qui, quindi vai. Infatti no. Divano di Elio. Allora, potrei fare questo. È seria adesso, insomma, finora abbiamo cazzeggiato, insomma, Andrea, non è che... pure Gabriel, però Gabriel aveva l'uno e l'altro pedale, diciamo, l'uno e l'altro registro, invece di Andrea faccio questo. Dovrei ricordarmela senza testo, vediamo se ce la faccio. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Tu non lo udivi, il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra e coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alla bocca stringevi, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi.
che poi è anche intonato, ha questa bella voce bassa, molto intonata, e poi se vogliamo dirla tutta è anche proprio bello, è un bell'uomo, alto, mica come Fedez. Piace. Allora l'ospite del prossimo anno sarà Fedez. Ve lo dico. Un modo per pasturare già il pubblico, sì. Grazie Angelo che sei venuto nel momento Che tu ho visto che hai avuto un attimo di sì, esitazione perché ho perché deciso se fermarmi e mandarli a fanculo tutti e due oppure se E io ti continuare. l'accetto, scusa. No, Vabbè, perché proprio tu gli ma devi voi, dire ma da culo, artista io quale non sei, dico gli devi dire non adesso, dopo. Invece io sentivo no, quello perché che dicevano. dicevo, esatto, ma poi avevi turni. anche pensato che stesse No, succedendo ma qualcosa. Ma devi dare ancora i soldi dell'ICI, ma infatti li dai, non ti preoccupare, è il momento meno opportuno, cioè veramente così a parlare di... Sì, ho pagato già un caffè l'altro ieri, ma tocca a te. Mentre stava succedendo, Piero moriva, voi stavate parlando dei cazzi vostri. Soprattutto il tema era Guarda, quello, io lo so, veri? perché Perché poi l'ha detto anche a me, il tema era quello più o meno. Io francamente, se questo è il rispetto per un artista, non dico per Che me, viene ma per gratis Andrea, per tra di più. l'altro, esatto. Adesso Angelo poi mi fatturo. Comunque per le prossime volte ci portiamo una signora in prima fila che ride quando gli altri non ridono. No, è fondamentale sempre. Una ci deve essere sempre. E quindi Basta, farei No, posso dire l'ultimo pezzo. E No, poi vai a letto. E poi andiamo a letto tutti. Non vuoi andare a letto? Io no. Ma ragazzi, ma siamo qua gratis da quasi due ore. Facciamo no, ma è con... veramente passato. non so niente. Cioè, mi ha chiamato per fare tutto. Esatto. Si avvicina con questo sguardo carico di speranza. Mi dispiace dirgli no, ma io, tu parti dal presupposto che io non so un cazzo. Vabbè, questo si capisce. È quella che... Vabbè, faccio da solo tanto non posso. Generalmente mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai, non era oggi, quando ci sono le elezioni. Una curiosa sensazione che rassomiglia un po' a un esame di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola quando ci sono le elezioni. Persino nei carabinieri c'è un'aria più rassicurante, ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio. C'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. Democrazia. Mi danno in mano un paio di schede, grazie, e una bellissima matita, lunga, sottile, marroncina, perfettamente temperata, e vado verso la cabina volutamente disinvolto per non tradire le emozioni, e faccio un segno sul mio segno, come son giuste le elezioni. È proprio vero che fa bene un po' di partecipazione, con cura piego le due schede e
guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. È sempre indietro quello che piace di più, però poi non lo diciamo. Però prima c'era un bel momento quando tu hai intonato la guerra di Piero, che la gente canticchiava. Beh, sì. Beh. Sono emozionato e mi ho cominciato a battere le mani. È stato bello quello, ma quando c'era Angelo qua forse è stato meglio. È stato ancora più bello. Mi è mancato un po' adesso. Infatti io mi aspettavo che mi venisse ricordo fuori. quel momento lì, diciamo così. Adesso magari se faccio, che ne so, se facessi My Way, Angelo, tu risali, oppure che ne so, Fingi di dirmi cose perché stava comunque bene, era bello. se faccio il suono di drammi tipo il bambino scomparso a Viareggio, tu c'avevi questi 45 giri, io c'avevo da piccolo, non so, mamma, chiedo conferma, io avevo il mangiadischi grazie al quale ho imparato Quello rosso, quello- sì, arancione, rosso, Sì, vabbè. la mia formazione musicale è stata quei 45 giri, per cui c'erano tu, Quello anch'io, ma il disco Io- Bambino scomparso non me lo ricordo. Neanch'io. Lavorini? all'Ambrogino d'Oro io, Elio, cantavo così, cinque fratelli, cinque gemelli della... Non interessa niente a me. Questo, il primo disco suo usciva con questa roba qua e lui diceva io Elio cantavo così. Ma perché ti chiami Elio? Perché da Stefano? Non l'ho mai detto e non lo dico certo. No, adesso io sono venuto gratis e adesso me lo dici. E te ne vai gratis anche. Ma no. Me lo dici dopo. Non vale la pena neanche di dire. Me lo dici a me, me lo dici. Perché volevo un nome finto, innanzitutto, per non andare in giro col mio nome vero, ma non perché per fosse le tasse. brutto. No, perché non volevo che si sapesse in casa che io andavo in giro a fare quelle cose. Arrestato Stefano Belisari per turpiloquio. Quindi Allora nome finto. Ma c'era un Così periodo se in andava cui male. c'era tipo Elio, sì, c'era Lino e Mistoteri, Ma sono venuti fuori dopo. poi altri gruppi così. Sì, ce n'erano tanti. Ma noi voi eravamo siete i migliori. Migliori. Questo è. E poi diciamo il nome d'arte volevo che fosse corto come fai con i cani, sai che gli cani Elio. a dare il nome corto. Sì. Infatti adesso quando vado in strada Elio! Come Mi Massimiliano chiamano e Ugo di come Troisi, un cane. se no viene scostumato, dice. No, e quindi sentivo questi dischi e c'era, mi ricordo in casa, non so chi l'avesse portati, però c'erano questi 45 giri in cui si raccontavano tragedie messe su 40. E io sentivo il bambino scomparso a Viareggio, c'era sta roba vera, cioè era un fatto effettivamente vero di un bambino che c'è Lavorini, Ermanno Lavorini. Era un altro. No, Viareggio. un altro. Viareggio. Ah, era un altro. Bambino trovato che poi... E quanti bambini c'erano? Viareggio che sepolto sotto la sabbia. Ermanno Allora è Lavorini. lui, allora sarà lui. E beh, c'è un 45 giri, se lo trovo te lo faccio sentire e non è... Non ci tengo. Anche perché Tu quella capisci? roba lì mi ha traumatizzato. quando ero esatto, io piccolo. che dico, ma pensa a sta roba qua, cioè, io Questo quindi... fatto che l'avevano nascosto sotto la sabbia non me lo sognavo la notte. Eh sì, esatto, quindi Perché però avevo la sua età abbiamo più o meno. scoperto il bene e il male già da piccoli nell'esistenza, quindi è bene adesso invece si tende a nascondere il male ai bambini e poi dopo succedono Angelo, queste ogni cose qua. tanto vieni. Ogni tanto. E ora canterò la canzone del bambino, il bambino scomparso a Viareggio. Vabbè, insomma, quindi dei 45, tu la prima canzone che hai cantato qual è? Te lo La ricordi? prima canzone sì, me la ricordo perché La so io? volevano rinchiudermi perché la cantavo continuamente, era Speedy Gonzales cantata da Peppino di Capri. Ritorna a casa Speedy Gonzales, devi lasciare quel bar e devi smettere. No. Era questa ma fatta in un altro modo. No, era un Questa, twist, questa. era un twist. Però c'avevo, adesso potremmo fare un collegamento con un pezzo che avevamo provato prima, c'avevo un disco, 45 giri, che iniziava con
con una roba tipo Rinascente presenta Gianni Morandi e poi partiva il pezzo che era In ginocchio da te ed era sponsorizzato, non mi ricordo se da Rinascente o da una ditta di cosmetici forse, boh, non mi ricordo, davano i dischi gratis. Franceschi, gratis. Morandi con la M come Ninoccia. Gianni Morandi con la G. N come Ninoccia. Canti tu, vai. Però, Io la ora faccio che blues, questa però mi ricordo che iniziava con il ritornello. Sì, voglio per me Sì, invece le io- tue carezze. E siccome la faccio Ma come la blues fai di tu? solito, fai. Questo. Vuoi cominciare con l'inciso? Vai, fai con l'inciso, vai, facciamo tanto. E com'è? Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è niente per me. Ma già io suono. Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amor, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Strumentale. Questo è lo strumentale. Sì, era strumentale alla Berio. Ok, faccio io allora il seguito. Cantala tu, vai. Io cercherò Io posso farti il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te e l'altra non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te. Qua non c'è ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita. Io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita. Posso dire che la soddisfazione maggiore è vedere la mamma che canta e che ti applaude. La mamma proprio. Io ho preso tutto da lei, è lei la vera artista. La vera artista Io sono dell'Anticasa. solo un clone, sono solo un ripetitore. Lei che mi ha istradato, lei mi ha fatto sentire i tuoi dischi nel 1969.
Ha detto senti questo ragazzo che al Lambrogino d'Oro canta così. E quindi anche io ho detto che cosa mi manca? Che cosa ho di meno rispetto Effettivamente, anzi. E quindi così. hai di più. Cosa vuoi? Facciamo l'ultimo pezzo e poi andiamo. Ah, vedi. No, non gli dà retta perché qui non è. Sul Naviglio, il paese dei liberi. Scirea, Tricella e Grabbiati. Vabbè, Mamma mia, che citazione! Sì, il paese dei liberi. Però posso fare un. E continua. Ma l'hai portato tu? Che non deve. L'hai portato tu. Posso fare la citazione di Elio? Sto spiegando una cosa e tu mi interrompi per chiedermi questa cosa. Che poveretto. Questa era lui nel disco. Questa era lui nel disco. Quando presento. È una citazione, È una citazione continua così. di robe che non sa nessuno tranne lui. Ma neanche te, secondo Non me, me le le sai. ricordo, non me le ricordo. Non se ne ricorda. Facciamo una sigla di Zeppi. Quello vuole il mondo. Lui vuole il mondo. Ma non posso fare il mondo. Non la sai? No. Non ci credo. Ma la so, e tra l'altro per voi che non avete visto Zamora, maledetti, nessuno. È tra l'altro il pezzo che chiude il film. Vuoi che non faccia, cioè che non conosca il Jimmy? Quindi non la canti Per, apposta. per proprio ripicca. Perché non l'avete visto? Lo accetto, questo lo accetto. Questo. Facciamo l'ultimo pezzo, quello molto basso. Facciamo un bonus. Non la conosci questa tu? Primo Angelo. Devi sapere che qualche anno fa io con la mia famiglia e la famiglia di Barbarossa siamo andati a Londra ed era Pasqua. Che la conoscono. Era Pasqua e allora quando stavamo lì cazzeggiando abbiamo detto ma un marchigiano a Londra invece di an Englishman in New York e quindi da un marchigiano a Londra parafrasando Sting è venuta fuori questa roba qua. Per sta Pasqua con mia moglie e con i frighi tutti a Londra siamo iedi. Sparagniamo sull'agnello e meglio un tè, ci imbarchiamo su Ryanair. Qua la metro la chiama underground, niente euro ci vuole pound. 4 paste e 2 caffè per colazione, mi sono giocato la liquidazione. Oh, Pasqua a Londra, faccio Pasqua a Londra, un marchigiano solo d'amici. Oh, Pasqua a Londra, quando è cara Londra, m'è venuti i capigli grigi. Covent Garden, Harrods, Hyde Park, tutto lo giorno a camminare. C'ho una voglia di olive alla scolana, con sto freddo da tramontana. Aia aia, son mangiato troppi fish and chips. C'ho bisogno di un WC. Che cosa che è successo, diciamo? Nei livagni non ci sta. Nei livagni non ci sta manco un bidet, ma come far lavasse st'Englishman? Qua guida a sinistra per attraversare la strada, rischi degli sempre all'ospedale. Se voglia allo stadio c'è una milionata, devi venire qua chi me l'ha fatto fare. Vabbè, finale. Oh, Pasqua a Londra, quando è cara Londra.
meglio Cossignano. Che prima non lo sapevi, altrimenti Esatto, se no se la metteva. Si è messo a piovere. Facciamo l'ultimo pezzo. Ha detto in realtà devo andare in bagno, facciamo l'ultimo pezzo. Ho detto si è messo a piovere. Ha smesso? No, non ha smesso. Se metti la mano vedi che non ha smesso. Questa sì, questa riesco a farla perché ho la voce bassa. Wise man. Però tutti bisogna farla. Tutta la piazza. La sapete, no? Tutte. Vabbè, inventate il testo, tanto. Tanto anche te Si tanto non è che quelli là si preoccupano di fare i testi in italiano giusti, quindi perché noi preoccuparci di cantare giusto in inglese? Vado. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Bravi. Shall I say, would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too. Tanto è gratis. For I can't help falling in love with you. Questa è bella. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Something I'm meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Finale. For I can't help falling in love with you. e non piove più. Ma era veramente l'ultima? A casa di Elio. A casa di Elio, seconda edizione. È tardi, I bambini devono andare a letto adesso. No, non lo so. Dai, l'ultima, dai, l'ultima. Ma questo era un bel finale. Sì, infatti questo era bello. Adesso Qualunque cosa fai adesso Non lo so, non facciamo- può essere meglio. Meglio di questo può solo cantare un pezzo Angelo, credo. Cioè, solo se canta un pezzo Angelo. Se Angelo vuole. Non canti niente tu. No. Ascolti, basta. Al massimo parli. Parli All'orecchio. Potrebbe fare un rap. Allora faccio Un questa. bis, un bis. Faccio un bis. Vai col bis. Faccio una canzone di Guccini
Wow. che Guccini non ha mai scritto. Bene. A un certo punto quando arrivo qua mi tocchi Sì, qua. sì, lo faccio, lo No, faccio. no, non posso, Quello riesco ce a la fare. fai, ce la fai. Allora, sapete che Guccini scrive sempre i titoli delle sue canzoni è Canzone di notte, canzone numero 2, canzone con Elio, canzone a Cossignano. Quindi, questa è una canzone che riunisce molti luoghi comuni e si chiama Canzone dei luoghi comuni. E cantata da un finto Guccini, che farò giusto la R moscia, non mi voglio impegnare troppo visto che lui non ha fatto una mazza no, a parte che no, è perché non mi va di fare, ma non lo so fare Guccini, so solo la R moscia e quindi va bene se faccio Tanto solo è gratis, tu pensa sempre Appunto. che essendo gratis, cioè qualunque cosa fai va tutto bene. Ho cercato nei luoghi comuni il conforto di antiche certezze, trepidavo smarrito e contento, lì nel cuore dell'assembramento, chi parlava dei tempi cambiati, chi dei giovani d'oggi svogliati, non ci sono più le mezze stagioni, che una volta era tutta campagna, certo i neri hanno il ritmo nel sangue, con forte da resistenza, ma restassero lì a casa loro. Io non sono razzista però, ne son certo Sanremo è truccato, le canzoni si assomigliano tutte. Mi è piaciuto di più l'anno scorso, Pippo Baudo è un gran professionista, i film belli li danno di notte, ma in confronto è sempre meglio il libro. Quante sexy Sean Connery adesso e Gianni Morandi non invecchia mai. L'auto scura d'estate si infuoca, le tedesche sono le più robuste, questa qui l'ho comprata da un signore anziano che la teneva sempre in garage. Le giornate si fanno più lunghe, a quest'ora ieri era già buio, in Sicilia sono tutti mafiosi ed il nuoto è lo sport più completo, a Milano sono tutti freddi e se cadi nessuno ti aiuta. In Sardegna sono molto ospitali, ma non devi farli arrabbiare, la frutta non sa più di niente. E una volta mangiavi più sano e lasciavi le chiavi attaccate alla porta, ma adesso lo Stato dov'è? Mi son rotto dei luoghi comuni, è meglio star soli che in mala compagnia. Bravo, bravo, bravo. L'ultima. Sì. Bravo e bello. Bravo, io soprattutto sottolineerei che è molto bello anche molto alto, Mi dicono, Hai anche fatto smettere di piovere. mi dicono anche molto bravo a ping pong. molto bene. Anche a tennis. Tennis No, non ho molto. mai provato. Però ping pong, l'hai sì. provato sulla tua pelle, ancora di più. Cioè, anche noi. Allora, farò quest'ultimo pezzo. Va bene. Qual è? No, non c'è. Ah, non c'è, lo so, vabbè, lo so. vabbè. Lo possiamo spegnere. Vediamo l'ultimo pezzo. Che fa così. Italia sì, Italia no, Italia andiamo. Non la sa fare perché è troppo difficile. Anche per uno bravo come lui esistono cose troppo difficili. Allora faccio la canzone mononota che si fa con una nota. Questa la potresti, vabbè.
Tanto se non c'hai voce c'è solo una voce. Questa la puoi fare in ottava alta, poi in ottava bassa. E se fai due sei fuori. Una cosa che puoi fare che supera tutto quello che hai fatto fino adesso è l'imitazione di quello là, Dircomi. L'amore per me ha elettricità, voglio vivere né la corrente né l'Olimpo, né la nuvole bassa. L'amore per me ha né l'Olimpo. Percepisco sangue freddo nelle mie vene a 180.000 giri su una coupé con le fiamme nella corrente ti stringo forte amore sai te l'ultima curva insuperabile insuperabile La M alla fine delle parole. Insuperabile è dativo latino Posso dire che si vede che è tutto preparato, vero? per me non l'ho mai musicata Meglio di questo non puoi fare niente adesso. Qualunque cosa fai. no, me la gioco, butto tutte le mie fiche su questo prossimo pezzo che è un po' parente di Ercomi, diciamo che è un po' perché voi sapete che ormai appunto i dischi non si vendono più, io ho cominciato a fare teatro quando la musica è passata a essere digitale, quindi non vendevano più dischi o concerti o teatro, insomma così. Per cui che succede? Che adesso contano nelle classifiche quanti scarichi fai su Spotify, quanti su iTunes, YouTube, quella roba lì, no? E quindi che succede? Che su queste appunto piattaforme chi è che ha ascoltato di più? Questi cantanti, appunto Ercomi e i rapper, i trapper, la roba lì, e che sono ascoltati soprattutto dai giovani, da noi giovani. Costruire grandi autostrade ma solo per i giovani, questa è una citazione Che non ha sentito nessuno. no, non mi importa. La dico così soltanto perché è il cultore degli Elio e le storie degli. E vabbè, per i giovani. E quindi che succede? Che i cantanti, quelli che vengono da lontano, appunto così, si trovano a inseguire i giovani gli artisti sul loro terreno, e quindi non è raro che qualche vecchio cantante si trovi a fare la cover, cioè il rifacimento di un disco, di un pezzo che ha avuto molto successo tra i giovani. Ancora una volta mi tocca citare Angelo Branduardi, perché è Angelo Branduardi che ha fatto la cover di questo pezzo che ha avuto un grandissimo successo tra i giovani, e tra l'altro il pezzo che ha vinto Sanremo 5 anni fa e che tutti quanti noi ricordiamo. No. E mi passi un attimo lo zainetto? Non lo sai niente. No, lo so, volevo un attrezzo un attimo. Qual è? No, però avete preso Mahmood, il cantante Soldi. lui, Soldi, bravissimo, preparatissimo. Hai visto che io le so le cose alla fine. Allora, Soldi, la conoscete, vi ricordate tutti, no? Come fa? Chiaro. Fa. In periferia fa molto caldo, mamma sta tranquilla, sta arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembra amore ma l'altro. Bevi champagne sotto Ramadan, alla TV, dando Jackie Chan, fumo un narghilè, mi chiede come va, come va. Non la faccio tutta, era solo per ricordarvi come facevo. Mentre quell'altra fa, percepisco sangue freddo nelle mie vene, a 180.000 giri su una coupé. Fiamme della corrente. Se vuoi far ridere Ennio, fai questo. Sì, perché una volta gli ho mandato un vocale, poi se lo metti a 2 per. La corrente insuperabile. E quindi non è quella, ma quella che fa l'amore per no, è quella che fa appunto quella di Soldi, no? In periferia molto caldo, eccetera, eccetera. Quindi che succede? Angelo Branduardi ha fatto la cover di questo pezzo per avere un po' un rilancio di popolarità, magari appunto a risalire nelle classifiche appunto Spotify, quella roba lì, insomma, non dico SIAE perché è scritta tutta da Mahmood, però allora che cosa ha fatto Angelo Branduardi? Ha preso il pezzo di Mahmood e ha lasciato inalterato
il testo, inalterata la melodia, inalterata la progressione armonica. Ecco, cosa ha cambiato? L'unica cosa che cambia è la velocità, cioè il tempo. Ok. Il tempo del pezzo non è questa velocità qua, ma è leggerissimamente più lento. Ma poco. Cioè, che se tu le fai partire insieme, Mahmood arriva un secondo prima e Angelo arriva un secondo prima. Allora, quindi, ecco, se qualcuno di voi mettesse in dubbio che Branduardi abbia mai fatto la cover del pezzo di Mahmood e stesse cercando Branduardi canta soldi e non la trovasse, questi aggeggi, a parte che non prende internet, quindi non lo potete scoprire, non è perché non l'ha mai fatta, ma perché Branduardi è troppo elegante, troppo raffinato per chiamare un pezzo soldi, che di per sé è una parola volgare. E se cercate Branduardi canta pecunia, forse avete più probabilità di successo. E quindi non è questa velocità, è leggerissimamente più lenta. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro, bevi champagne sotto il Ramadan, alla TV dando in Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, come va, sai già come va. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno, tutti mi segui, pensavi solo ai soldi. Pensavi solo ai soldi, ciao, dimmi che pensavi solo ai soldi, ciao, dimmi che mi chiedevi come va, sai già come va. Poi a un certo punto, molto meglio questa, a un certo punto della canzone voi sapete che Mahmood parla a suo padre. Allora Mahmood è italiano, nato a Milano, italianissimo, suo padre è egiziano e quindi gli si rivolge nella sua lingua padre, perché il padre, se no se fosse la madre sarebbe, non può essere madre, gli si rivolge nella sua lingua padre. Come ho detto prima, appunto, Angelo non cambia nulla del testo, lo lascia inalterato, quindi non stupitevi se a un certo punto della canzone, ascoltandola, sentirete appunto Angelo Branduardi cantare in arabo e quindi dire Valadi, Habibi Talena. ma mentre sta per cantare la seconda parte di questa strofa in arabo, nello studio di registrazione si trova a passare per caso Fabio Concato, il quale, preso da un moto di invidia, di stizza nei confronti del collega che sicuramente avrà un rilancio di popolarità, sicuramente salirà alle stelle grazie a questo pezzo bellissimo, preso da questo moto di invidia decide di entrare di soppiatto nello studio di registrazione, di impossessarsi del microfono e di mettere il suo timbro su questa canzone in modo tale che anche lui possa avere un piccolo rilancio di popolarità. Quindi non stupitevi se ascoltando il pezzo, appunto, quando l'andrete a sentire, dopo la prima strofa in arabo cantata da Angelo, sentirete invece Fabio impossessarsi del microfono e cantare quindi in arabo in questa seconda strofa che, appunto, essendo in arabo, a un certo punto quindi dirà Valadi, Habibi sembrava vera. e già che c'è Angelo è stato stordito con una gomitata, sta lì ancora e si deve riprendere, quindi ancora già che c'è dice Domenica ti porterò sul Nilo, magari mi vestirò da Tutankhamon, un giro ad Alessandria, un altro Sharm el Sheikh, un kebab, 2 falafel, io e te a spendere soldi, ciao, dimmi che pensavi solo ai soldi, ciao, alla fiera dell'estate.
2 soldi, soldi. Un topolino, mio padre, mi chiede come va e come va e come va. Sai già come va e come va e come va. Mi chiedi come va e come va, come danna. Sai già come va e come va e come va. La canzone sembra finita, in effetti, no? Non è finita, perché proprio mentre stanno scorrendo le ultime note nello studio di registrazione si trovano a passare per caso i Pink Floyd. È curioso perché sono anni che non si parlano tra di loro, stanno litigati, hanno gli avvocati, cause miliardarie. Oh, quel giorno i Pink Floyd si vanno a passare nello studio di registrazione lì, quindi entrano, sentono che c'è questo pezzo e dicono uè, c'è uno che ha origini napoletane, uè, qua c'è qualche cosa che ci riguarda, così. Sfondano la porta e dicono uè, Angelo, Fabio, toglietevi di mezzo, il pezzo lo finiamo noi. E come può finire il pezzo se non così? Money. Casa di Elio, questa sera Cosignano, Elio, ma soprattutto Neri Marco Re, che vogliamo ricordare è venuto gratis. Adesso, grazie. Sì, guarda. Veramente un finale meglio di quello che avevi fatto te, Elio. Ora finalmente, Neri, ti possiamo dire perché Angelo era salito sul palco. Tieni. Nel momento sbagliato comunque. Anche se mi porta un lingotto d'oro, però è sempre sbagliato. Angelo. dimmi tu. Allora, grazie per questa serata. Abbiamo un piccolo regalo. Non libro? è questo, no, no, perché? questo è il libro di poesie di Elio. Abbiamo un piccolo regalo. Hai fatto un libro di poesie? Di favole. Fiabe inedite. Fiabe. Fiabe centimetropolitane. Ti regaliamo un simbolo del nostro paese, abbiamo il vino e l'olio. E quindi cosa regaliamo? La damigiana. La damigiana di olio. Quindi abbiamo qui il vino. Questo è il Gallo 8 dell'azienda agricola Fiorano che Grazie. è fatto con perché Gallo 8? Gallo 8 perché è l'indirizzo della mia piccola vigna. È tuo questo? Sì. Questo È vino tuo? è il regalo di Elio. È il vino fatto da quel personaggio di Cernusco. No dai, Paolo è super Paolo. vignaiolo. Grazie. Che fa un vino fantastico. E poi abbiamo anche un omaggio di olio dell'azienda Poderi di Marte del Cossignano. Grazie. Nulla, grazie. Da Restiamo- parte di tutta restiamo la comunità. amici. Non abbiamo soldi, quindi vediamo Come rimaniamo? Se vuoi c'ho io 20 euro. Al vostro buon cuore. Per chi vuole in fondo c'è il libro delle fiabe di Elio che è stato Si può edito anche dalla nave interpretare, per chi di vuole, in fondo. Teseo e quindi dietro possiamo acquistare le copie. Cioè quindi lui li piglia i soldi. Cioè io sono venuto gratis e lui però È un regalo da parte di Elio. no, tutto a Teseo. Tutti a comprare la vita di Elio, i libri di Elio. Cioè tutta autopromozione. È casa di casa Elio. mia, Noi scusa. abbiamo le cose di Elio, quindi noi vendiamo le cose di Elio. È casa mia. Casa tua? Facciamo Una pettina di culo. Fa piacere, no, è bello. Fa
piacere scoprire alla fine che insomma c'era una finalità in tutto questo e che io sono stato... Scusa, una fettina del culo la capiscono in quattro. No, invece... No, No, la in quattro, capita, l'ha qui capita, tutti l'ha però. un po' tutti. Sì. No, è bello scoprire che alla fine c'era questo... Non lo Cioè, sapevo, no. a mia insaputa. Pure te, voi del nord, Anch'io, tutta insaputa, anch'io. sì. Mi fate costruire gli aeroporti apposta. No, se fate un aeroporto qua a Cossignano fa comodo pure a me. Adesso mi intitolano quello degli aeroplanini, quelli Così. i modellini. Va bene, dai, è stato, Grazie. siamo stati graziati, d'altronde l'arte vince su tutto e così. Grazie, Grazie a voi, grazie all'amministrazione che ci ha invitato, grazie ad Elio che ci ha ospitato a casa sua, ma soprattutto grazie a Neri Marcorè. Grazie a Neri. Grazie a Neri. È stata una serata meravigliosa. Ci vediamo l'anno prossimo, adesso però sarà difficile. L'anno prossimo con Fedez. L'anno prossimo Fedez. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti. Appalti truccati, rappiati truccati, motorini truccati.